Eccoci qua amici, sono ritornato in bici. L'occasione era un po' di lavoro da svolgere a Bolzano. Mi sono fatto mollare dalla moglie in città, così lei poteva dilettarsi a un po' di shopping e io sono in bici in direzione Badia. Quindi è un B2B, non un bed and breakfast, neanche un business to business, è un Bolzano Badia. Da Bolzano Badia ci sarebbero 1, 2, 3, ci sarebbero 5 varianti. Quella che uso abitualmente, la classica che segue la ciclabile fino su a San Lorenzo di Sebato, proprio prima di Brunico, 110 km circa. Poi ci sono le varie varianti per il passo Costa Lunga, c'è la variante fino allo Scigliar, c'è poi la salita da Ponte Gardena, c'è la salita da Chiusa, poi ci sarebbe anche il versante Passo delle Erbe che si può fare da Chiusa o da Bressanone. Oggi voglio fare una variante che mi hanno detto molto meno trafficata, ma quando ne ho parlato hanno fatto tutti e due occhi, quindi penso sia ripida, ma chi ha detto che le vie brevi sono più facili? Quindi potete accompagnarmi nelle mie sofferenze in questa pedalata d'autunno. Questa è la ciclabile che passa sulla vecchia tratta del treno. Ecco perché ci sono queste belle gallerie che comunque sono illuminate. Ecco qua dietro c'è il borgo di Campodazzo e qui giriamo a destra direzione allo Scigliar. Ah, hai capito come sale già con brio. Oh oh, ho finito i rapporti. Oh mamma mia. Allo Scigliar le indicazioni ci sono, quindi non ci siamo ancora persi. Mi fa paura il Wahoo che segna tutto in rosso, quindi oltre 10%. Incredibile, appena 3 km fa ero qua giù in fondo alla valle sotto l'autostrada del Brennero ed ora sono qua, come potete notare. Grondo di sudore. Da qui abbiamo
un punto di vista stupendo di quante vigne ci sono. Guardate sulla costa davanti a noi, che spettacolo. Io continuo a sudare. Io cerco rapporti ma sono finiti. Quando finisce l'uva iniziano i meleti. Belle rosse. Chissà se sono succose. Ti mostro il sale che gocciola. Dovrebbero piacerli. Dai! Lo vedete lassù? Lo Scigliar. Avrei anche potuto scegliere la via facile, seguire la Val Isarco, Valpusteria, Val Badia, però non è stagione, è il contrario adesso della primavera. A valle c'è già tanta più ombra ed è molto più fresco, mentre in quota il sole c'è ancora un po' più a lungo e c'è una specie di inversione di temperatura e fa più caldo. Per non parlare poi forse della cosa più importante, i colori dell'autunno. A primavera in quota è tutto marrone e non vediamo l'ora di vedere un po' di verde a valle. In autunno in alta quota iniziano ad esserci quei colori dorati che ti fanno sognare. Dopo 7,5 km di salita ci mettiamo sulla strada principale che va a Siusi. Ecco lo Scigliar davanti a noi. Laggiù c'è il paese di Siusi, la chiesetta. Sapete cosa vi dico? Mi è piaciuta così tanto il tratto di strada da Campodazzo fino a Siusi fuori dal traffico che vado per l'Alpe di Siusi, punto. Quindi 9,5 km di salita Alpe di Siusi. Altrimenti facevo il passo Pinei, scendevo ad Orpisei e poi passo Gardena. In questo modo, ok, c'è l'Alpe di Siusi in mezzo, però poi scendo direttamente a Selva e poi ancora passo Gardena.
Sì, potevo anche prendere l'uovo via. Mamma mia. Adesso lo Sciliar lo conoscete un po' meglio. Rimasugli della tappa, anzi tappe del Giro d'Italia, con arrivo all'Alpe di Siusi. E già bici da strada, e qualcuno di voi magari, conoscendo la zona, si chiederà se è veramente possibile attraversare l'Alpe di Siusi ed arrivare a Selva in bici da strada. La risposta è che a modo mio si può fare. Seguite le istruzioni. Eccoci a Compac, fine salita dell'Alpe di Siusi, bella, anche dura, sempre regolare, 8-9%. Sullo sfondo Sassolungo e Sassopiatto. Qua in inverno pullula di sciatori. Guardate pure uno dei video invernali di come sciamo da Dia fino all'Alpe di Siusi e ritorno, per vedere com'è in inverno. Intanto noi attraversiamo l'Alpe. Pista sul Sassolungo, 3, 2, 1, wow! Valeva la pena sudare un po', vero? Intanto avete notato questo bivio, abbiamo preso la destra verso Saltria. Quello che si vede anche sullo sfondo è proprio il Passo Gardena. Ah! Mai possibile che si riesca a fare una foto brutta. Lasciamo andare il pullman che tanto è lento. Comunque noi deviamo a Saltria e da là inizieremo una strada sterrata, esatto, sterrata, in bici da strada, è bella, che ci porta a Montepana. Allora, interessanti mezzi di locomozione.
Un po' di strade bianche. Come vedete è comunque un buon sterrato. Una volta arrivati a Saltria ci sono solo due brevi rampette e poi sarà tutta in discesa. Normalmente in estate queste strade forestali pullulerebbero di persone. Autunno inoltrato, guardate cosa significa. Lo Sciliar, siamo passati per dirla prima, abbiamo attraversato tutta l'Alpe di Siusi e adesso ci dirigiamo verso Montepana. Comunque il turismo ha questa specie di maledizione, no? Vedete adesso ottobre non c'è nessuno in giro e il periodo migliore è quello dove ci si gode veramente la natura e c'è una tranquillità strepitosa. Ma cosa c'è? Troppi leggono in giro i finti influencer, da quelli che vengono pagati da chissà chi, dove pochi dicono ottobre, anzi dicono che è tutto chiuso ad ottobre, che non c'è nessuno. Ti credo che non c'è nessuno, è il periodo migliore alla fine. Poi il tutto chiuso è relativo. Ok, se volete seggiovie a destra e a manca che riportano in alto nel rifugio, sì, quelle sono chiuse, si stanno preparando per la stagione invernale. Però l'ottobre è per i veri amanti della natura, chi vuole la vera tranquillità. Godiamoci questo momento di tranquillità prima di iniziare la discesa verso Montepana, che è anche il tratto che si fa con il pullman, lo ski bus, durante il nostro giro fino all'Alpe di Siusi con lo sci. Oppure potete anche guardare i video dell'Alta Via Meglia fatti con la bici da gravel, dove siamo proprio passati per questo posto stupendo. Io non posso girarmi, ma voi? Ed eccoci a Montepana. Guardate il Sassolungo da questo versante qua. Ora
potete prendere questa strada e scendere fino giù a Santa Cristina, molto semplice, e poi risalire per Selva. Però se volete arrivare direttamente a Selva risparmiandovi una piccola salita, fate quello che faccio io al primo tornante. Eccolo qua, destra. E poi qua andiamo a sinistra. Sì, ovviamente è sterato, ma tranquilli, è facile. Questo sentiero vi porta nel mitico tratto delle Gobbe del Ciaslat, pista di discesa Coppa del Mondo Val Gardena. Qui si mettono nell'ultimo canalone. Lasciamo dietro di noi le fredde ombre di Selva e adesso è una rincorsa a beccare il sole. E dovrei raggiungere il sole proprio qui al bivio Passo Sella, Passo Gardena. Passo Gardena, Val Badia. Oh. Ah, mamma mia, Sasso Lungo. Disse una volta l'uomo saggio: se il paradiso è così, rimango ben qua, non bisogna scomodarsi. Un po' noioso come panorama, ma ce lo facciamo bastare. Passo Gardena. Abbiamo fatto 2400 metri di dislivello circa. Alla fine, con la discesa verso casa, avremmo 80 km.
Ciao. Ah, ecco scorcio sulla Val Badia. Foto senza gru. E adesso discesa fino all'Osteria Posta a Badia e ci vediamo alla prossima. Vi lascio qualche scorcio prima che finisca la batteria. Yuhu!